Lezione 1. Hai visto il film ieri sera? Ciao Anna, hai visto il film ieri sera? Sì, l'ho fatto. Era un thriller pieno di azione. L'hai guardato anche tu? No, me lo sono perso. Com'è andata? Lo consiglieresti? È stato davvero buono. La trama era avvincente e la recitazione era eccezionale. Sembra intrigante. Troverò sicuramente il tempo per guardarlo. Dovresti. Penso che ti piacerà, soprattutto se ti piacciono i film pieni di suspense. Mi piace un buon film pieno di suspense. Grazie per la raccomandazione. Nessun problema, fammi sapere cosa ne pensi dopo averlo visto. Lo farò. Allora, chi erano gli attori principali del film? Ha avuto come protagonisti Mark Johnson ed Emily Adams. Avevano un'ottima chimica. Ah, conosco il lavoro di Mark Johnson. È un attore di talento. Sì, ha fornito una performance potente in questo film. Non vedo l'ora di vederlo in azione. Qualche scena memorabile? Ci sono state molte scene intense e memorabili, specialmente il climax. Sembra eccitante. Non vedo l'ora di vivere quei momenti emozionanti. Non vi rovinerò nulla, ma preparatevi per qualche momento emozionante. Sono sempre più entusiasta di guardarlo ora. Grazie per aver creato l'attesa. Siete i benvenuti. Spero che sia all'altezza delle tue aspettative. Sono sicuro che lo farà. I tuoi gusti cinematografici di solito sono esatti. Sono felice che ti fidi del mio giudizio. Penso che abbiamo gusti cinematografici simili. Questo è vero. Spesso amiamo gli stessi generi e stili. È sempre divertente discutere di film e condividere consigli. Assolutamente. Possiamo passare una serata al cinema insieme e discuterne dopo. Sembra un piano. Possiamo preparare dei popcorn e goderci il film. Non vedo l'ora, Anna. Grazie per averlo guardato e consigliato a me. Quando vuoi, John. Sono felice di condividere con voi le mie scoperte cinematografiche. Lezione 2. Ti piace il tuo lavoro? Ciao Anna, ti piace il tuo lavoro? Sì, davvero. Lo trovo appagante e gratificante. Tu che ne dici? Ho sentimenti contrastanti riguardo al mio lavoro. Alcuni giorni sono migliori di altri. Questo è comprensibile. Cosa ti piace di più del tuo lavoro? Mi piace l'aspetto creativo e l'opportunità di risolvere problemi complessi. Sembra interessante. È fantastico quando puoi usare le tue abilità e i tuoi talenti. Sicuramente. Mi dà un senso di realizzazione e soddisfazione. Questo è importante. È appagante sentire che il proprio lavoro fa la differenza. Assolutamente. Che ne dici, Anna? Cosa ti piace di più del tuo lavoro? Mi piace lavorare con le persone e aiutarle a raggiungere i loro obiettivi. Meraviglioso. Sembra che tu abbia un ruolo orientato alle persone. Sì, lavoro nelle vendite, quindi costruire relazioni è una parte importante del mio lavoro. È un'abilità preziosa da avere. Può avere un impatto significativo. Grazie, John. Trovo gratificante vedere i clienti avere successo ed essere felici. Posso immaginarlo. Deve essere bello sapere che hai contribuito al loro successo. Lo fa. È uno dei motivi per cui mi piace così tanto il mio lavoro.
Fantastico, Anna. È importante trovare soddisfazione in ciò che facciamo. Sono d'accordo, John. Trascorriamo una notevole quantità di tempo a lavorare, quindi è fondamentale trovarne un significato. Assolutamente. Rende l'intera esperienza molto più utile. Sicuramente. E quando ci piace il nostro lavoro, questo ha un impatto positivo anche su altre aree della nostra vita. Hai ragione, può migliorare il nostro benessere e la nostra felicità generali. Si tratta solo di trovare il giusto equilibrio e fare ciò che ci dà gioia. Non potrei essere più d'accordo, Anna. Non ci resta che trovare soddisfazione nel nostro lavoro. Congratulazioni, John. Continuiamo a trovare gioia e scopo in quello che facciamo. Lezione 3. Hai piantato fiori in giardino? Ciao Anna, hai piantato fiori in giardino? Sì, l'ho fatto. Adoro il giardinaggio e aggiungere colore allo spazio. Che ne dici di te? Non ho ancora piantato fiori. Non sono un gran giardiniere. Va bene, John. Il giardinaggio richiede tempo e pratica. Può essere un hobby gratificante. Ammiro il tuo pollice verde. Che tipo di fiori hai piantato? Ho piantato una varietà di fiori come rose, margherite e tulipani. Sembra bellissimo. Scommetto che il tuo giardino sarà vivace e colorato. Lo spero. Ho scelto fiori diversi per far sbocciare in tutte le stagioni. Questo è un approccio intelligente. Assicura che ci sia sempre qualcosa in fiore. Esattamente. Aggiunge interesse visivo e mantiene il giardino vivace. Sono sicuro che sarà uno spettacolo da vedere. Hai qualche consiglio per il giardinaggio? Un consiglio è assicurarsi che i fiori ricevano abbastanza luce solare e acqua. Questo ha senso. La luce solare e l'acqua sono essenziali per la loro crescita. Inoltre, potature e diserbo regolari aiutano a mantenere il giardino sano e ordinato. Lo terrò a mente se deciderò di provare il giardinaggio. Può essere un'attività rilassante e terapeutica, John. Provaci qualche volta. Potrei semplicemente farlo. Chissà, potrei sviluppare un pollice verde come te. Non si sa mai. Il giardinaggio può sorprenderti e darti gioia. Anche a me piace l'idea di avere fiori freschi in casa. Assolutamente. Puoi portare la bellezza del giardino in casa con fiori recisi. Sembra adorabile. Posso immaginare come potrebbe illuminare lo spazio abitativo. Aggiunge sicuramente un tocco di natura e freschezza a qualsiasi stanza. Apprezzo la tua passione per il giardinaggio, Anna. È fonte di ispirazione. Grazie, John. È qualcosa che mi piace davvero e in cui trovo pace. Bene, prenderò sicuramente in considerazione l'idea di provarlo. Forse mi sorprenderò. Sono felice per te, John. Il giardinaggio può essere un meraviglioso viaggio di scoperta. Grazie per l'incoraggiamento, Anna. Ti farò sapere se apro il mio giardino. Benvenuto, John. Sono qui per offrire consigli e supporto lungo il percorso. Lezione 4. Hai considerato l'utilizzo di un'app di navigazione? Ciao Anna, hai pensato di utilizzare un'app di navigazione? Sì, l'ho fatto. Di recente ho iniziato a usarne uno ed è stato utile. Che ne dici di te? Non ho ancora provato a utilizzare un'app di navigazione. Mi affido ancora alle mappe o a chiedere indicazioni stradali. Un'app di navigazione può rendere le cose molto più semplici. Dovresti provarlo.
Sono titubante perché non sono molto esperto di tecnologia. È facile da usare? Assolutamente. La maggior parte delle app di navigazione sono facili da usare e dispongono di interfacce intuitive. È bello saperlo. Quale app mi consigliate? Personalmente utilizzo Google Maps. È affidabile e ha indicazioni precise. Ho sentito parlare bene di Google Maps. Prenderò in considerazione l'idea di provarci. Vale la pena provare, John. Può farti risparmiare tempo e aiutarti a navigare in luoghi sconosciuti. Questo è vero. Spesso mi ritrovo a perdermi in nuove città o quartieri. Con un'app di navigazione, avrai indicazioni dettagliate per guidarti. Sarebbe un punto di svolta per me. Niente più curve e deviazioni sbagliate. Esattamente. Può rendere i tuoi viaggi più efficienti e senza stress. Mi piace come suona. Ci sono altri vantaggi nell'usare un'app di navigazione? Sì, molte app forniscono aggiornamenti sul traffico in tempo reale, così puoi evitare le aree congestionate. È utile, specialmente nelle ore di punta o in caso di incidente. Sicuramente. Ti aiuta a scegliere il percorso più veloce e ti evita inutili ritardi. Capisco perché un'app di navigazione sarebbe utile in quelle situazioni. Inoltre, puoi scoprire ristoranti, distributori di benzina e altri punti di interesse nelle vicinanze. È un bel bonus. È comodo avere queste informazioni a portata di mano. Sicuramente lo è. Puoi esplorare nuovi posti e trovare facilmente ciò di cui hai bisogno. Ne sono convinta, Anna. Scaricherò un'app di navigazione e la proverò. È bello sentirlo, John. Penso che lo troverai incredibilmente utile. Grazie per la raccomandazione. Apprezzo il tuo consiglio. Benvenuto, John. Sono qui per aiutare. Fammi sapere se hai bisogno di assistenza con l'app. Lo farò, Anna. Grazie ancora. Non vedo l'ora di diventare un professionista delle app di navigazione. Non ho dubbi che navigherai come un professionista in pochissimo tempo, John. Lezione 5. Hai visitato il mercato degli agricoltori? Ciao Anna, hai visitato il mercato degli agricoltori? Sì, l'ho fatto. È stata un'esperienza deliziosa. Ci sei già stato? No, non l'ho fatto. Cosa ti è piaciuto di più? Ho adorato i prodotti freschi e l'atmosfera vivace. Era pieno di attività. Sembra meraviglioso. Hai comprato qualcosa di speciale? Ho comprato frutta e verdura coltivate localmente. Hanno un sapore incredibile. Scommetto che lo fanno. Niente batte la freschezza dei prodotti dalla fattoria alla tavola. Assolutamente. È fantastico sostenere gli agricoltori locali e godere dei loro prodotti di alta qualità. Sono d'accordo. È importante promuovere un'agricoltura sostenibile e basata sulla comunità. Inoltre, la varietà di articoli disponibili era impressionante. C'erano anche prodotti artigianali. È fantastico. Deve essere stato uno scrigno di prodotti unici e fatti in casa. Lo era. Ho preso del pane fatto in casa e del formaggio artigianale. Erano deliziosi. Mi viene fame solo a pensarci. Presto dovrei visitare il mercato degli agricoltori. Dovresti assolutamente farlo. È un ottimo modo per entrare in contatto con i produttori alimentari locali. Hai incontrato venditori o bancarelle di cibo interessanti? Sì, c'era un venditore che vendeva caffè e pasticcini appena fatti.
È stato un successo. Sembra un ottimo modo per iniziare la giornata. Mi assicurerò di dare un'occhiata. Non rimarrai deluso, John. Già solo l'aroma vale la visita. Posso immaginarlo. Deve essere stata una festa per i sensi. Lo era davvero. I colori, gli odori e i sapori erano tutti incredibilmente invitanti. Sono entusiasta di provarlo di persona. Grazie per aver condiviso la tua esperienza, Anna. Benvenuto, John. Sono felice di aver potuto ispirarti a visitare il mercato degli agricoltori. È sempre bello scoprire nuovi posti e sostenere le imprese locali. Assolutamente. Fammi sapere quando te ne vai. Potrei unirmi a voi per un'altra visita. Sarebbe fantastico, Anna. Sarebbe ancora più piacevole esplorarlo insieme. Non vedo l'ora, John. Pianifichiamo presto un'avventura al mercato degli agricoltori. Lezione 6. Hai fame? Ciao Anna, hai fame? Sì, lo sono. Ho saltato la colazione stamattina. Che ne dici di te? Anch'io inizio ad avere fame. È passato un po' di tempo da quando ho pranzato. Per cosa sei dell'umore giusto? Qualcosa di leggero o un pasto completo? Sono aperto a entrambi. Forse uno spuntino leggero per prepararmi fino a cena. Sembra un piano. Che ne dici di prendere un panino o un'insalata? Suona bene. C'è una caffetteria nelle vicinanze che serve deliziosi panini. Perfetto, andiamo lì e soddisfiamo la nostra fame. Hai in mente qualche sandwich in particolare? Preferisco un panino con tacchino e avocado. Che mi dici di te? Sceglierò un classico panino con prosciutto e formaggio. Semplice ma soddisfacente. Ottime scelte. Prenderò anche un contorno di verdure miste con il mio sandwich. Potrei avere delle patatine come contorno. Non posso resistere a un po' di croccantezza. Capisco. Un po' di croccantezza aggiunge una bella consistenza al pasto. Assolutamente. Inoltre, è una buona scusa per concedersi un po' di tempo. Concediti un regalo, John. La vita è troppo breve per resistere a deliziosi snack. Hai ragione, Anna. Ci meritiamo di gustare i nostri pasti e assaporarne i sapori. Sicuramente. Il cibo è un modo per unire le persone e creare momenti di gioia. Non potrei essere più d'accordo. Non si tratta solo di nutrimento, ma anche di esperienza. Esattamente. Quindi, andiamo al bar e soddisfiamo la nostra fame. Non vedo l'ora. Il cibo ha sempre un sapore migliore se condiviso con un amico. Non potrei essere più d'accordo, John. Andiamo a goderci il pasto insieme. Lezione 7. Hai visto la pioggia di meteoriti? Ciao Anna, hai visto la pioggia di meteoriti? Sì, l'ho fatto. Era uno spettacolo ipnotizzante. L'hai beccato anche tu? Purtroppo me lo sono perso. Com'è stata l'esperienza? È stato mozzafiato. Il cielo notturno era pieno di stelle cadenti. Sembra incredibile. Vorrei aver potuto assistervi. Era un'opportunità rara. La pioggia di meteoriti si verifica solo una volta all'anno. Mi assicurerò di segnarlo sul mio calendario per il prossimo anno. Questa è un'ottima idea. Vale la pena pianificare in anticipo per assistere a uno spettacolo del genere. Hai visto delle meteore particolarmente impressionanti? Sì,
Ce n'era una che ha lasciato una scia lunga e luminosa nel cielo. Era sbalorditivo. Wow, deve essere stato un momento memorabile. Sicuramente lo era. Mi ha ricordato la vastità e la bellezza dell'universo. È umiliante pensare al nostro posto nel cosmo. Assolutamente. La pioggia di meteoriti ci ricorda le meraviglie oltre il nostro pianeta. Sei andato in un posto specifico per guardarlo? Ho trovato un posto appartato lontano dalle luci della città, dove il cielo era limpido. È una mossa intelligente. L'inquinamento luminoso può ostacolare la visibilità degli eventi celesti. Sì, trovarsi in un'area buia migliora l'esperienza e consente una visione migliore. Lo terrò a mente anche per le future avventure di osservazione delle stelle. Vale la pena cercare luoghi con un inquinamento luminoso minimo per le migliori viste. Farò sicuramente uno sforzo per farlo. Grazie per la dritta, Anna. Benvenuto, John. Sono sempre felice di condividere il mio amore per l'osservazione delle stelle. Lo apprezzo. Guardare la pioggia di meteoriti deve essere stato impressionante. Lo era davvero. La natura ha un modo per affascinarci e ispirarci. Farò in modo di non perdermi la prossima pioggia di meteoriti. Grazie per aver condiviso la tua esperienza, Anna. Benvenuto, John. Spero che presto possiate ammirare la bellezza di una pioggia di meteoriti. Lezione 8. Hai finito di lavorare a maglia la coperta per bambini? Ciao Anna, hai finito di lavorare a maglia la coperta per bambini? Sì, l'ho fatto. Si è rivelato magnifico. Vuoi vederlo? Assolutamente. Non vedo l'ora di vedere i tuoi lavori. Eccola qui. Ho usato colori pastello tenui e un motivo semplice. Sembra incredibile, Anna. Il bambino sarà così comodo avvolto in questa coperta. Questa è la speranza. Volevo creare qualcosa di speciale per il piccolo. Ci sei sicuramente riuscito. L'artigianalità è impressionante. Grazie, John. Lavorare a maglia è un hobby rilassante per me. Quanto tempo hai impiegato per completare la coperta? Ci sono volute alcune settimane di lavoro a maglia dedicato. Mi sono goduto ogni momento. Posso dire che ci hai messo molto amore e cura. L'ho fatto. I regali fatti a mano hanno un tocco personale che li rende davvero speciali. Sono completamente d'accordo. Hanno un valore sentimentale e diventano preziosi ricordi. Questa è la bellezza degli oggetti fatti a mano. Sono unici e realizzati con amore. Hai usato uno schema specifico o l'hai progettato tu stesso? Ho seguito uno schema che ho trovato online, ma ho apportato alcune modifiche. È fantastico che tu abbia potuto aggiungere il tuo tocco personale. Sì, mi ha permesso di renderlo davvero unico nel suo genere. Sono sicuro che i futuri genitori apprezzeranno il pensiero e lo sforzo che ci metti. Lo spero. I regali fatti a mano spesso occupano un posto speciale nel cuore delle persone. Assolutamente. Servono a ricordare l'amore e la cura che sono stati necessari per crearli. Questa è l'intenzione dietro questa coperta. Voglio che il bambino senta calore e amore. Sono sicuro che lo faranno, Anna. Il tuo regalo sarà custodito per molti anni a venire. Grazie, John. Le tue parole gentili significano molto per me. Prego, Anna. Sono sempre colpita dalla tua creatività e abilità. È un hobby che mi piace davvero. Mi dà gioia creare qualcosa con le mie mani. E porta gioia anche agli altri. Continuate con questo fantastico lavoro, Anna.
Lo farò, John. Grazie per il sostegno e l'incoraggiamento. Quando vuoi, Anna. Non vedo l'ora di vedere cosa creerai dopo. Lezione 9. Hai incontrato il tuo amico al parco? Ciao Anna, hai incontrato la tua amica al parco? Sì, l'ho fatto. Ci siamo divertiti molto a chiacchierare. Che ne dici di te? Non ho avuto la possibilità di incontrare il mio amico. Non siamo riusciti a coordinare i nostri orari. Peccato. È sempre bello passare del tempo con gli amici all'aperto. Sono d'accordo. Il parco è il luogo perfetto per rilassarsi e godersi la reciproca compagnia. Lo è davvero. Ci siamo seduti su una panchina e abbiamo chiacchierato per ore. Sembra adorabile. Di cosa hai parlato? Abbiamo parlato delle nostre esperienze recenti, condiviso storie e riso molto. Gli amici riescono a rendere piacevoli anche le conversazioni semplici. Assolutamente. Sono la connessione e i ricordi condivisi che lo rendono speciale. Mi assicurerò di stabilire un piano preciso la prossima volta per incontrare il mio amico al parco. Questa è una buona idea. È importante dare la priorità al tempo trascorso con i propri cari. Non potrei essere più d'accordo. La vita è frenetica, ma le amicizie devono essere coltivate. Questo è vero. Il tempo di qualità insieme rafforza il legame tra amici. Hai fatto altro al parco oltre a chiacchierare? Abbiamo fatto una passeggiata intorno allo stagno, e abbiamo dato da mangiare alle anatre. È stato piuttosto rilassante. Sembra tranquillo. La natura riesce a calmare la mente e ringiovanire lo spirito. Sicuramente sì. Il parco offre una fuga rinfrescante dal trambusto. Mi impegnerò presto a visitare il parco e godermi la sua tranquillità. Sono sicuro che lo troverai rinfrescante, John. La natura ha un modo per radicarci. Hai ragione, Anna. È importante fare una pausa e connettersi con il mondo naturale. Assolutamente. Porta un senso di pace ed equilibrio nelle nostre vite. Grazie per avermi ricordato l'importanza di trascorrere del tempo nella natura, Anna. Benvenuto, John. Sono felice di averti potuto ispirare a vivere la vita all'aria aperta. Facciamo un piano per incontrarci insieme al parco la prossima volta. Mi piacerebbe molto, John. Sarà una grande opportunità per godersi la natura e la reciproca compagnia. Non vedo l'ora, Anna. Facciamo in modo che succeda presto. Lezione 10. Hai fatto un allenamento o un'attività intensa oggi? Ciao Anna, hai fatto un allenamento o un'attività intensa oggi? Sì, l'ho fatto. Sono andato a fare una lunga corsa al mattino. Che ne dici di te? Ho fatto una sessione di sollevamento pesi in palestra. È stato piuttosto intenso. Questo è grandioso. Allenarsi è un modo fantastico per mantenersi sani e in forma. Assolutamente. Mi aiuta a rimanere energica e allevia lo stress. Sono d'accordo. L'attività fisica ha numerosi benefici per il nostro benessere generale. Quali esercizi hai fatto durante la corsa? Ho fatto un mix di jogging e intervalli di sprint per mettermi alla prova. Sembra un ottimo modo per migliorare la resistenza e la salute cardiovascolare. Sicuramente mi spinge al limite e mi aiuta a sviluppare la resistenza. Oggi mi sono concentrato sull'allenamento della forza, lavorando su diversi gruppi muscolari. Questo è importante per aumentare la forza e mantenere un fisico equilibrato. È anche essenziale per la forma fisica funzionale generale e la prevenzione degli infortuni. Non potrei essere più d'accordo.
È fondamentale prendersi cura del proprio corpo. Avevi in mente degli obiettivi specifici per la tua corsa? Il mio obiettivo principale era migliorare il mio ritmo e la mia resistenza. Questo è un grande obiettivo per cui lavorare. La coerenza è fondamentale per il progresso. Assolutamente. Cerco di fare della corsa una parte regolare della mia routine di fitness. Come si fa a rimanere motivati a rimanere attivi? Trovo la motivazione nel modo in cui mi fa sentire l'esercizio. Migliora il mio umore e i miei livelli di energia. Questa è un'ottima mentalità. Sentirsi bene è un potente motivatore. Sicuramente mi fa andare avanti, specialmente nei giorni in cui non ho voglia di fare esercizio. Capisco. Tutti abbiamo quei giorni. È importante ascoltare anche il nostro corpo. Sicuramente. Il riposo e il recupero sono importanti tanto quanto gli allenamenti stessi. Questo è un buon promemoria. Un riposo adeguato permette al nostro corpo di guarire e diventare più forte. Esattamente. Si tratta solo di trovare il giusto equilibrio ed essere gentili con noi stessi. Ben detto, Anna. Continuiamo così e continuiamo a dare priorità alla nostra salute. Assolutamente, John. Dobbiamo rimanere attivi e prenderci cura di noi stessi. Congratulazioni, Anna. Continuiamo a spingerci oltre e a godere dei benefici di uno stile di vita attivo. Lezione 11. Hai una mappa o un GPS sul tuo telefono? Ciao Anna, hai una mappa o un GPS sul tuo telefono? Sì, lo so. È davvero utile per la navigazione. Che ne dici di te? Ho anche un'app GPS sul mio telefono. È un vero toccasana quando mi trovo in luoghi sconosciuti. Sono d'accordo. È così comodo avere le indicazioni a portata di mano. Hai usato l'app GPS di recente? Sì, proprio ieri. Stavo esplorando una nuova parte della città e avevo bisogno di indicazioni. L'app GPS ti ha guidato con precisione? Sì, lo ha fatto. Mi ha fornito indicazioni dettagliate e mi ha aiutato a raggiungere la mia destinazione senza intoppi. Questo è grandioso. La tecnologia GPS ha fatto molta strada e ha reso la navigazione molto più semplice. Assolutamente. È difficile immaginare come siamo riusciti a farne a meno in passato. Ricordo di aver usato mappe fisiche e di aver chiesto indicazioni. È stato molto più impegnativo. La tecnologia ha decisamente semplificato la nostra vita in molti modi. La tua app GPS ha funzionalità aggiuntive, come gli aggiornamenti sul traffico in tempo reale? Sì, lo fa. Mi avvisa delle condizioni del traffico e suggerisce percorsi alternativi. È davvero utile, soprattutto quando si ha a che fare con traffico intenso o chiusure stradali. Sicuramente fa risparmiare tempo e riduce lo stress di rimanere bloccati nel traffico. Mi piace anche che le app GPS forniscano spesso orari di arrivo stimati. Questa è una funzionalità utile. Aiuta con la pianificazione e la gestione del tempo. Hai mai usato la tua app GPS mentre viaggiavi all'estero? Sì, l'ho fatto. È particolarmente utile quando si esplorano città o paesi sconosciuti. È incredibile come la tecnologia ci connetta e ci aiuti a esplorare il mondo. Lo è davvero. Abbiamo accesso a informazioni e indicazioni ovunque andiamo. Hai qualche consiglio per utilizzare le app GPS in modo efficace? Un consiglio è quello di assicurarsi che il telefono sia carico prima di iniziare un viaggio. Ed è sempre bene avere un piano di backup nel caso in cui l'app non funzioni. Questo è un approccio intelligente. Essere preparati è importante, soprattutto quando ci si affida alla tecnologia.
Sì, è meglio prevenire che curare. Le app GPS sono fantastiche, ma non sono infallibili. Lo terrò a mente. Grazie per il consiglio, Anna. Benvenuto, John. Sono felice di aver potuto condividere alcuni suggerimenti con te. Le app GPS hanno sicuramente reso la navigazione più comoda ed efficiente. L'hanno fatto davvero. Continuiamo ad abbracciare la tecnologia per semplificarci la vita. Lezione 12. A che ora partirai per andare al lavoro? Ciao Anna, a che ora partirai per andare al lavoro? Di solito parto intorno alle 8:30 del mattino. Che ne dici di te? Preferisco partire un po' prima, verso le 7:30. Mi piace evitare il traffico. È una buona strategia. Mettersi al lavoro senza stress è importante. Assolutamente. Assicura un tono positivo per il resto della giornata. Hai un lungo tragitto per recarti in ufficio? Fortunatamente, non troppo a lungo. Mi ci vogliono in media circa 30 minuti. Non è affatto male. Il mio impiega circa 45 minuti. Come fai di solito a recarti al lavoro? Guido la mia macchina. Mi dà flessibilità e indipendenza. Capisco. Preferisco anche avere il mio veicolo per comodità. Hai mai pensato di utilizzare i mezzi pubblici? Sì, ma non funziona bene con i miei orari e la mia posizione. Questo è comprensibile. Dipende dalle circostanze individuali. C'è un motivo specifico per cui preferisci andare al lavoro in auto? Sì, mi dà un maggiore controllo sul mio tempo e mi permette di sbrigare commissioni dopo il lavoro. Questo ha senso. È bello avere quella flessibilità. Hai qualche consiglio per una routine mattutina efficiente? Un consiglio è quello di preparare tutto ciò di cui hai bisogno la sera prima, come fare la valigia o il pranzo. Questa è una buona idea. Fa risparmiare tempo e riduce lo stress al mattino. Un altro consiglio è quello di svegliarsi un po' prima per avere del tempo per se stessi, che si tratti di allenarsi, leggere o godersi una tazza di caffè. Mi piace questo suggerimento. Dà un tono positivo alla giornata. Che ne dici, Anna? Hai qualche consiglio per la routine mattutina? Un consiglio è dare la priorità al sonno e assicurarti un buon riposo notturno. Questo è fondamentale. Il sonno influisce sui nostri livelli di energia e sul benessere generale. Trovo anche utile avere una lista di controllo mattutina per rimanere organizzati. Questa è un'ottima idea. Ti mantiene sulla buona strada e assicura che nulla venga dimenticato. Beh, è meglio che cominci presto a prepararmi per andare al lavoro. È quasi ora di andarsene. Lo stesso qui. Ti auguro una giornata produttiva e piacevole, Anna. Grazie, John. Altrettanto. Facciamo in modo che sia una bella giornata. Lezione 13. Possiamo riprogrammare l'appuntamento alle 15? Salve Anna, possiamo riprogrammare l'appuntamento alle 15? Certo, per me funziona. Posso modificare il mio programma. Grazie, Anna. Apprezzo la tua flessibilità. Nessun problema, John. È importante trovare un orario che funzioni per entrambi. Mi scuso per il disagio. Stamattina è successa una cosa urgente. Succede, John. Capita a tutti di imbattersi in cose inaspettate. Sono felice che tu capisca. Grazie per essere stato comprensivo. Certo, John. Siamo una squadra e possiamo lavorare insieme per trovare una soluzione.
Questo è vero. È importante comunicare e trovare alternative quando necessario. Assolutamente. La comunicazione è fondamentale per mantenere un flusso di lavoro regolare. Quindi, il nuovo orario dell'appuntamento è confermato per le 15? Sì, aggiornerò immediatamente il mio calendario per riflettere la modifica. Ottima. Farò lo stesso da parte mia. Una comunicazione chiara è essenziale. In effetti, garantisce che siamo sulla stessa pagina ed evita qualsiasi confusione. Sono lieto che siamo riusciti a raggiungere un nuovo accordo senza problemi. Anche io, John. È importante essere flessibili e adattabili in ambienti professionali. Apprezzo la tua professionalità, Anna. Grazie, John. È importante gestire i cambiamenti in modo professionale e con garbo. Concordato. Dà un tono positivo e favorisce un ambiente di lavoro produttivo. C'è qualcos'altro che dobbiamo affrontare per quanto riguarda l'appuntamento riprogrammato? Penso che abbiamo coperto tutto. Grazie ancora per la comprensione e la collaborazione. Benvenuto, John. Sono qui per supportare e collaborare. Attendo con impazienza il nostro incontro alle 15,00 più tardi oggi. Allo stesso modo, John. Trasformiamola in una discussione produttiva e di successo. Assolutamente. Ci vediamo alle 15, Anna. Ci vediamo allora, John. Buona giornata fino ad allora. Lezione 14. C'è un punto di riferimento specifico che conosci nelle vicinanze? Ciao Anna, c'è un punto di riferimento specifico che conosci nelle vicinanze? Sì, c'è un bellissimo parco a pochi isolati di distanza. Si chiama Greenfield Park. Oh, ho sentito parlare di quel parco. È un buon posto per rilassarsi e distendersi? Assolutamente. Ha una vegetazione lussureggiante, sentieri escursionistici e un lago sereno. Perfetto per un po' di pace e tranquillità. Sembra adorabile. Sicuramente lo controllerò qualche volta. Dovresti. È anche un luogo popolare per i picnic e le attività all'aperto. Ci sono altri punti di riferimento o attrazioni nella zona? Sì, c'è anche un museo storico nelle vicinanze. Mette in mostra il ricco patrimonio culturale della città. Questo sì che è interessante. Mi piace conoscere la storia di luoghi diversi. Merita sicuramente una visita se sei interessato al passato della città. Qualche altro punto di riferimento o luogo di interesse che consiglieresti? Beh, c'è un famoso caffè chiamato The Brook Corner. Servono caffè e dolci eccellenti. Sono sempre pronto per una buona tazza di caffè. Mi assicurerò di dare un'occhiata. Non rimarrete delusi. L'atmosfera è accogliente e invitante. Grazie per i consigli, Anna. È fantastico avere alcune informazioni locali. Benvenuto, John. Sono felice di condividere i miei posti preferiti della zona. Hai altri monumenti o gemme nascoste preferiti in città? C'è una piccola libreria chiamata Bookworm Haven. È il paradiso degli amanti dei libri. Adoro i libri. Farò sicuramente una visita ed esplorerò la loro collezione. Sono sicuro che troverai delle ottime letture lì. È una piccola libreria affascinante. Sono entusiasta di scoprire tutti questi posti meravigliosi. Grazie ancora, Anna. Mi fa piacere, John. Goditi le tue esplorazioni e divertiti. Lo farò, Anna. Prenditi cura di te e ci vediamo in giro. Anche tu, John. Buona giornata.
Lezione 15. Sei andato a fare la spesa? Ciao Anna, sei andata a fare la spesa? Sì, l'ho fatto. Oggi sono andata al supermercato. Questo è grandioso. Hai trovato tutto ciò di cui avevi bisogno? Sì, sono riuscito a ricevere tutti gli articoli della mia lista della spesa. Offerte o sconti interessanti al supermercato? C'era una vendita di prodotti freschi, quindi ho fatto scorta di frutta e verdura. È una mossa intelligente. Mangiare sano è importante. Assolutamente. Cerco di incorporare più prodotti freschi nei miei pasti. Hai avuto problemi a trovare ciò di cui avevi bisogno? Non proprio. Il supermercato aveva una disposizione ben organizzata e tutto era facile da trovare. Questo è comodo. Fa risparmiare tempo e riduce lo stress. Sicuramente. Fare acquisti efficienti fa la differenza. Ti sei ricordato di comprare il latte? Sono scappata stamattina. Sì, l'ho fatto. Ho una scatola di latte per te. Lo porterò in ufficio domani. Grazie, Anna. Sei un vero toccasana. Nessun problema, John. Felice di aiutare. Hai provato nuovi prodotti o ricette questa volta? Sì, ho raccolto alcuni ingredienti per provare una nuova ricetta di pasta che ho trovato online. Sembra delizioso. Fammi sapere come va a finire. Lo farò. Si spera che sia un successo. Hai qualche consiglio per fare la spesa in modo efficiente? Un consiglio è quello di pianificare i pasti per la settimana e fare una lista della spesa di conseguenza. Questa è una buona idea. Aiuta a pianificare i pasti e previene le spese eccessive. Un altro consiglio è quello di fare acquisti durante i giorni feriali quando il supermercato è meno affollato. Questa è una strategia intelligente. Evitare le lunghe code è sempre un vantaggio. Infine, suggerisco di verificare la presenza di eventuali coupon o sconti digitali prima di andare al negozio. Questo è un ottimo consiglio. Risparmiare qualche soldo è sempre un vantaggio. Sono felice che tu abbia trovato utili i suggerimenti, John. Assolutamente, Anna. Apprezzo le tue intuizioni. Quando vuoi, John. Fammi sapere se ti servono altri consigli per fare la spesa. Lo farò. Grazie ancora, Anna. Ti auguro una buona giornata. Benvenuto, John. Anche tu. Lezione 16. Quando sarebbe il momento giusto per partire? Ciao Anna, quando sarebbe il momento giusto per partire? Di solito finisco il mio lavoro intorno alle 5:30 di sera. Che ne dici di te? Cerco di concludere entro le 18. Quindi per me va bene in qualsiasi momento successivo. Questo è grandioso. Allora possiamo partire insieme. Sembra un piano. È sempre bello avere compagnia mentre si torna a casa. Sono d'accordo. Rende il tragitto più piacevole. Hai delle preferenze specifiche per l'orario di partenza? Non proprio. Finché è dopo l'orario di lavoro, sono flessibile. È bello saperlo. Possiamo tenere conto di eventuali attività o riunioni in sospeso. Esattamente. È importante portare a termine le nostre responsabilità prima di partire. C'è qualcosa di cui devi occuparti prima di partire? Devo solo impacchettare alcune email e organizzare la mia scrivania. Non dovrebbe volerci troppo tempo. Va bene, mi assicurerò di portare a termine anche i miei compiti. Ottima.
È sempre bene lasciare l'area di lavoro pulita e organizzata. Concordato. Da un tono positivo per il giorno successivo. Ci sono fattori da considerare per l'orario di partenza? Dovremmo controllare le condizioni del traffico e pianificare di conseguenza. Questa è una buona osservazione. Il traffico nelle ore di punta può essere piuttosto intenso. Possiamo anche tenere conto di eventuali impegni o appuntamenti personali. Sì, è importante conciliare lavoro e vita personale. C'è qualcos'altro di cui parlare riguardo all'orario di partenza? Penso che abbiamo coperto tutto. Puntiamo a una partenza senza intoppi. Assolutamente. Apprezzo la tua coordinazione, Anna. Nessun problema, John. Siamo una squadra e il lavoro di squadra semplifica tutto. Non potrei essere più d'accordo. Passiamo una giornata produttiva e partiamo puntuali. Sembra un piano, John. Facciamo in modo che accada. Buona giornata, Anna. Anche tu, John. Abbi cura di te. Lezione 17. Che ne dite di iniziare l'evento alle 9 del mattino? Ciao Anna, che ne dici di iniziare l'evento alle 9 del mattino? Sembra un buon piano. Ci dà abbastanza tempo per prepararci prima dell'arrivo dei partecipanti. Sono d'accordo. Partire presto assicura un inizio senza intoppi dell'evento. Pensi che le 9 del mattino siano un orario conveniente per i partecipanti? Credo di sì. È un'ora ragionevole e dedica loro il resto della giornata per altre attività. Questo è vero. Vogliamo rispettare il loro tempo e i loro impegni. Dobbiamo inviare un invito formale con l'orario di inizio aggiornato? Sì, decisamente. È importante comunicare la modifica a tutti i partecipanti. Mi occuperò io dell'invio degli inviti. L'agenda aggiornata è pronta? Sì, ho apportato le modifiche necessarie all'agenda. Lo condividerò con te. Perfetto, una volta confermata l'ora di inizio dell'evento, possiamo finalizzare l'agenda. Concordato. Possiamo anche informare eventuali oratori o relatori ospiti sul nuovo orario. Ottima osservazione. È fondamentale tenere tutte le persone coinvolte ben informate. C'è qualcos'altro che dovremmo considerare per quanto riguarda l'orario di inizio dell'evento? Dovremmo verificare la disponibilità del locale alle 9 e assicurarci che siano state prese tutte le disposizioni necessarie. Giusto. Vogliamo assicurarci che tutto sia pronto prima dell'arrivo dei partecipanti. Dobbiamo fissare un breve incontro con il team dell'evento per discutere della logistica? Sì, sarebbe utile. Possiamo esaminare i dettagli e assegnare le attività di conseguenza. Invierò un invito alla riunione al team. Che ne dici di domani pomeriggio? Suona bene. Domani pomeriggio dovrebbe funzionare per la maggior parte dei membri del team. Ottima. Avremo la possibilità di rispondere a eventuali dubbi o domande. È importante avere un team unito e ben preparato per un evento di successo. Assolutamente. La collaborazione e una comunicazione efficace sono fondamentali. Ci sono altre considerazioni o fattori da tenere a mente? Dovremmo anche considerare la durata dell'evento. Le 9 del mattino sono buone per il programma? Sì, credo di sì. Possiamo pianificare l'evento in modo che si concluda nel tardo pomeriggio o in prima serata. Ciò dovrebbe dare ai partecipanti tutto il tempo necessario per partecipare e partecipare all'evento. Perfetto, procediamo con il piano di iniziare l'evento alle 9 del mattino. Allora.
Concordato. Apprezzo il tuo contributo e la tua collaborazione, Anna. Allo stesso modo, John. Insieme, possiamo rendere questo evento un successo. Grazie, Anna. Rimaniamo concentrati e lavoriamo per un evento memorabile. Assolutamente. Sono entusiasta delle possibilità. Facciamo in modo che accada. Lezione 18. Hai mai pensato di ordinare cibo da asporto per pranzo? Ciao Anna, hai pensato di ordinare cibo da asporto per pranzo? Sì, ci stavo pensando. Non ho voglia di cucinare oggi. Capisco. A volte è bello prendersi una pausa dalla cucina. Sicuramente. Preparare i pasti ogni giorno può essere faticoso. Hai voglia di una cucina in particolare? Avevo voglia di un po' di sushi. Che ne dici di te? Il sushi sembra ottimo. Sono dell'umore giusto per dei deliziosi panini. Ordiniamo dal nostro ristorante di sushi preferito? Assolutamente. Hanno un'ampia varietà di opzioni nel loro menù. Questo è vero. Possiamo provare diversi tipi di involtini di sushi. Vuoi effettuare l'ordine adesso o aspettare ancora un po'? Penso che possiamo procedere ed effettuare l'ordine. Mi sta venendo fame. Bene, controlliamo il loro sito web o app per il menù ed effettuiamo l'ordine. Sembra un piano. Lo cercherò sul loro sito web. Mentre lo fai, raccoglierò le nostre preferenze e farò un elenco. Ottima. Possiamo assicurarci di ordinare tutti i nostri panini preferiti. Hai delle restrizioni o preferenze dietetiche che dovremmo prendere in considerazione? No, sono disponibile a provare diversi panini. Tu che ne dici? Sono lo stesso. Mi piace esplorare nuovi sapori e combinazioni. Questo è buono. Ci offre più opzioni tra cui scegliere. Hai controllato le loro opzioni di consegna o ritiro? Sì, offrono sia la consegna che il ritiro a domicilio. Quale preferisci? Sto bene con entrambe le opzioni. Cos'è più comodo per te? Penso che il ritiro a bordo strada sarebbe più rapido e flessibile. Concordato. Possiamo passare a ritirare l'ordine mentre torniamo a casa. Sembra un piano. Sono entusiasta di assaggiare del delizioso sushi. Anche io. Posso già assaggiare quei panini freschi e saporiti. Effettuiamo l'ordine e non vediamo l'ora di gustare un gustoso pranzo. Assolutamente. Grazie per aver suggerito il cibo da asporto, Anna. Nessun problema, John. È sempre bello concedersi un regalo di tanto in tanto. Non potrei essere più d'accordo. Godiamoci il pasto. In effetti. Buon appetito, John. Buon appetito, Anna. Lezione 19. Puoi restituire l'attrezzatura entro le 18? Ciao Anna, puoi restituire l'attrezzatura entro le 18? Temo di non essere in grado di farlo entro le 18. C'è flessibilità nella scadenza? La scadenza è piuttosto ravvicinata, ma lasciatemi verificare se possiamo prorogarla leggermente. Grazie, John. Apprezzo il tuo impegno. Ho parlato con il team e possiamo prorogare la scadenza alle 19. Funzionerà per te? È un sollievo. Sì, le 19 dovrebbero essere fattibili per me. Grazie per avermi accontentato. Prego, Anna. Sappiamo che a volte sorgono situazioni inaspettate. Sì,
Sfortunatamente sono rimasta invischiata in un ingorgo mentre tornavo. Il traffico può essere imprevedibile. Sono contento che siamo riusciti a trovare una soluzione. Anche io. Mi assicurerò di restituire l'attrezzatura tempestivamente entro le 19. Sarebbe fantastico. Abbiamo un'altra squadra che deve usarlo domani. Capisco l'urgenza. Darò la priorità alla restituzione in tempo. Apprezzo la tua collaborazione, Anna. Aiuta a mantenere un flusso di lavoro regolare. Nessun problema, John. Siamo una squadra e ci sosteniamo a vicenda. Posso fare qualcosa per assisterti nella procedura di restituzione? Penso di avere tutto sotto controllo. Ma ti farò sapere se ho bisogno di aiuto. Non esitate a contattarmi se c'è qualcosa che posso fare. Apprezzo il tuo supporto, John. È bello sapere di avere qualcuno su cui contare. Assolutamente, Anna. Siamo qui per sostenerci a vicenda e raggiungere i nostri obiettivi. Questo è lo spirito. Facciamo in modo che l'attrezzatura venga restituita in buone condizioni. Sicuramente. Vogliamo mantenere la qualità e la funzionalità delle nostre risorse. Ricontrollerò tutto prima di restituirlo per assicurarmi che sia in ordine. Questo è responsabile nei tuoi confronti, Anna. Confido nella tua attenzione ai dettagli. Grazie, John. Sono orgoglioso del mio lavoro e cerco l'eccellenza. Si vede, Anna. La tua dedizione è encomiabile. Apprezzo le tue gentili parole, John. Continuiamo a lavorare insieme in modo efficace. Assolutamente. Formiamo un'ottima squadra, Anna. Non potrei essere più d'accordo, John. Continuiamo così. Sembra un piano. Ti auguro una giornata produttiva, Anna. Anche tu, John. Abbi cura di te. Lezione 20. Quali competenze sono importanti per il tuo ruolo? Ciao Anna, quali competenze sono importanti per il tuo ruolo? Nel mio ruolo, una buona capacità di comunicazione è fondamentale. Sono d'accordo. Una comunicazione efficace è essenziale per una collaborazione senza intoppi. Trovo inoltre importanti le capacità di risoluzione dei problemi. La risoluzione dei problemi è sicuramente un'abilità preziosa da avere. Aiuta a superare le sfide. L'adattabilità è un'altra abilità che considero importante. L'adattabilità ti consente di navigare tra cambiamenti e situazioni impreviste. Anche la gestione del tempo è un'abilità fondamentale per il mio ruolo. La gestione del tempo ti aiuta a dare priorità alle attività e a rispettare le scadenze. Anche l'attenzione ai dettagli è qualcosa che trovo fondamentale. L'attenzione ai dettagli garantisce precisione e qualità nel lavoro. Credo che anche le capacità di leadership siano importanti, anche se non ricopri una posizione manageriale. Assolutamente. Le capacità di leadership aiutano a prendere l'iniziativa e a influenzare positivamente gli altri. L'apprendimento continuo è un'abilità che può avvantaggiare chiunque ricopra qualsiasi ruolo. Imparare cose nuove ci tiene aggiornati e ci aiuta a crescere professionalmente. Penso anche che il lavoro di squadra e le capacità di collaborazione siano fondamentali. Lavorare bene con gli altri ed essere un giocatore di squadra contribuiscono a creare un ambiente di lavoro armonioso. Essere esperti di tecnologia sta diventando sempre più importante nel mondo digitale di oggi. Sì, avere una buona conoscenza della tecnologia può migliorare l'efficienza e la produttività. Trovo che anche il pensiero critico sia un'abilità essenziale. Il pensiero critico consente di analizzare le situazioni e prendere decisioni informate.
E non dimentichiamo l'intelligenza emotiva. È importante per costruire relazioni. L'intelligenza emotiva aiuta a comprendere ed entrare in empatia con colleghi e clienti. Vero. Infine, credo che un atteggiamento positivo sia un'abilità preziosa per qualsiasi ruolo. Un atteggiamento positivo crea un ambiente di lavoro favorevole e favorisce la produttività. Penso che abbiamo coperto una vasta gamma di competenze importanti, John. Davvero, Anna. Queste competenze sono risorse preziose nei nostri percorsi professionali. Continuiamo ad affinare e sviluppare queste competenze per eccellere nei nostri ruoli. Assolutamente, Anna. Il miglioramento continuo è fondamentale.